Popol Vuh, il libro della comunità. Parte terza, capitolo 5. E non avevano fuoco. Solo la gente di Toil lo aveva. Era il dio delle tribù che per prime crearono il fuoco. Non si sa come fu fatto, perché stava già bruciando quando Balaam Kitzè e Balaam Acab lo videro. «Ah, non abbiamo ancora il fuoco. Moriremo di freddo», dissero. Allora Toil disse loro: «Non preoccupatevi, il vostro sarà il fuoco perduto di cui si parla. Il vostro sarà ciò di cui si parla come fuoco perduto», disse loro Toil. «Davvero? O Dio, il nostro sostegno, il nostro mantenimento, tu, il nostro Dio», dissero ricambiando i ringraziamenti. E Toil rispose: «Benissimo, certamente io sono il vostro Dio, e così sarà. Io sono il vostro Signore, e così sia». Così fu detto ai sacerdoti e ai sacrificatori da Toil. E in questo modo le tribù ricevettero il fuoco, e ne furono gioiose. Immediatamente una grande pioggia cominciò a cadere mentre il fuoco delle tribù stava bruciando. Molta grandine cadde su tutte le tribù, e il fuoco fu spento a causa di ciò. E di nuovo il fuoco fu spento. Allora Balaam Kitzè e Balaam Acab chiesero di nuovo a Toil del fuoco. «Oh Toil, stiamo davvero morendo di freddo», dissero a Toil. «Va bene, non preoccupatevi», rispose Toil, e accese immediatamente il fuoco, girandosi nella scarpa. Balaam Kitzè, Balaam Acab, Maochutà e Iqui Balaam furono subito felici e si riscaldarono subito. Ora, anche il fuoco dei popoli dei Vucamag si era spento e stava morendo di freddo. Immediatamente vennero a chiedere il fuoco a Balaam Kitzè, Balaam Acab, Maochutà e Iqui Balaam. Non potevano più sopportare il freddo, né il ghiaccio. Tremavano e battevano i denti, erano intorpiditi, le loro gambe e le loro mani tremavano e non riuscivano a tenere nulla in loro quando arrivarono. «Non ci vergogniamo di venire davanti a voi per implorare un po' del vostro fuoco», dissero. Ma non furono bene accolti. E poi le tribù erano molto tristi. Il discorso di Balaam Kitzè, Balaam Acab, Maochutà e Iqui Balaam è diverso. «Oh, abbiamo rinunciato al nostro discorso. Cosa abbiamo fatto? Siamo perduti. Come siamo stati ingannati? Avevamo un solo discorso quando siamo arrivati lì, a Turan. Siamo stati creati ed educati allo stesso modo. Non è buono ciò che abbiamo fatto», dissero a tutte le tribù sotto gli alberi e sotto le viti. Poi un uomo venne davanti a Balaam Kitzè, Balaam Acab, Maochutà e Iqui Balaam. E quest'uomo, che era un messaggero di Xibalba, parlò così: «Questo è, in verità, il vostro Dio. Questo è il vostro sostegno. Questa è inoltre la rappresentazione, la memoria del vostro creatore e fattore. Non date il vostro fuoco alle tribù finché non presenteranno offerte a Toil. Non è necessario che ti diano nulla. Chiedi a Toil cosa dovrebbero dare quando vengono a ricevere il fuoco», disse l'uomo di Xibalba. «Aveva ali come le ali di un pipistrello. Sono stato mandato dal vostro creatore, dal vostro fattore», disse l'uomo di Xibalba. Allora furono pieni di gioia, e anche Toil, Avilix e Acaviz furono rallegrati quando l'uomo di Xibalba parlò e scomparve immediatamente dalla loro presenza. Ma le tribù non perirono quando arrivarono, sebbene stessero morendo di freddo. C'era molta grandine, pioggia nera e nebbia, e un freddo indescrivibile. Tutte le tribù tremavano e tremavano di freddo quando giunsero dove si trovavano Balaam Kitzè, Balaam Acab, Maochutà e Iqui Balaam. I loro cuori erano molto turbati, e le loro bocche e i loro occhi erano tristi. In un momento i mendicanti si presentarono davanti a Balaam Kitzè, Balaam Acab, Maochutà e Iqui Balaam e dissero: «Non avrete pietà di noi?
chiediamo solo un po' del vostro fuoco. Forse non eravamo una volta insieme e riuniti? Non avevamo la stessa casa e un solo paese quando fummo creati, quando fummo fatti? Allora dissero: abbiate pietà di noi. Cosa ci darete perché abbiamo pietà di voi? Fu chiesto loro. Bene, allora vi daremo i soldi, il denaro, la ricchezza, risposero le tribù. Non vogliamo soldi, non vogliamo denaro, non vogliamo ricchezza, dissero Balankicè e Balamakab. E cosa volete? Chiesero le tribù. Lo chiederemo ora, disse Balankicè. Molto bene, dissero le tribù. Lo chiederemo a Toil e poi ve lo riferiremo, risposero. Cosa devono dare le tribù, o Toil, che sono venute qui a chiedere il tuo fuoco? Dissero Balankicè, Balamakab, Maochutà e Iqui Balam. Bene, sono disposti a dare la loro vita e le loro membra? Vogliono che io li abbracci? Perché se non vogliono farlo, non darò loro nemmeno il fuoco, rispose Toil. Dì loro che questo avverrà più tardi, che non devono venire ora a darmi la loro vita e le loro membra. Questo è ciò che Toil ci ha ordinato di dirvi. Questa fu la risposta a Balankicè, Balamakab, Maochutà e Iqui Balam. Poi presero il messaggio di Toil. Benissimo, ci uniremo a voi e vi abbracceremo, dissero le persone quando udirono e fu riferito il messaggio di Toil. E non indugiarono ad agire. Bene, dissero, ma che sia presto. E immediatamente ricevettero il fuoco. Quindi si riscaldarono.